Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Amici, sapevate che la classica tradizione americana di tagliare le zucche di Halloween, meglio note come Jack-o'-lantern e utilizzate poi come decorazioni per questa festività, potrebbe avere origini da una leggenda irlandese? Sembra proprio che quelle macabre facce illuminate dalle candele che siamo soliti vedere nel periodo di Halloween si intagliavano già in Irlanda molto tempo prima che in America, e per farlo però non utilizzavano delle zucche ma delle grosse rape. Il nome Jack-o'-lantern infatti deriva da una leggenda irlandese su un uomo chiamato Stingy Jack, e questa tradizione si dice che in realtà abbia preso piede proprio grazie a quest'uomo, apparendo in Irlanda già nel XIX secolo. Sarebbero quindi stati gli immigrati irlandesi a portare poi in America, la patria della zucca, questa misteriosa tradizione, diventando poi una parte fondamentale delle festività di Halloween. Ma la storia che c'è dietro è davvero oscura e misteriosa. Pensate che si celerebbe addirittura un patto tra Stingy Jack e il demonio, e di come abbia tentato quello strano uomo di prendere addirittura in giro il principe degli inferi, che non riuscì mai a reclamare la sua anima neanche al momento della sua morte. La leggenda della lanterna invece deriva proprio da una grossa rapa che Stingy Jack avrebbe intagliato per inserirci all'interno della brace ardente per poter illuminare il suo buio cammino, dato che al momento della sua morte era stato rifiutato sia dal paradiso che dall'inferno, per essere condannato a vivere al buio per l'eternità. Ma amici, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Come sappiamo, Halloween è una delle feste più amate dai bambini, ma non solo, anche dagli adulti. È una tradizione che ci arriva dall'America, ma che negli ultimi anni ha preso sempre più piede anche qui in Italia. Il periodo di Halloween è quindi caratterizzato sempre di più da macabre feste in maschera, decorazioni spettrali, film sul tema, a cui anche la Disney ci ha abituato. Come dimenticare Dolcetto Scherzetto di Paperino con i suoi nipotini, Qui Quo Qua, per non parlare della strega di Hazel, Nightmare Before Christmas del mitico Tim Burton, Hocus Pocus e tantissimi altri film. Insomma, migliaia di pellicole e cartoni animati pronti a celebrare la mitica notte del 31 ottobre, dove non possono assolutamente mancare le iconiche zucche di Halloween, conosciute come le Jack-o'-lantern. Ma in quanti conoscono la misteriosa leggenda su cui si basa questa antica usanza? Ebbene, io non la conoscevo e ho trovato la storia talmente misteriosa che ho deciso di raccontarvela, dato che oltretutto mancano pochissimi giorni ad Halloween. Jack-o'-lantern ha una storia molto antica alle spalle, che risale intorno al 1600, e le primissime testimonianze ci arrivano da alcuni pub delle campagne irlandesi. Sì, amici, nella magica e stupenda Irlanda viveva un uomo chiamato Stingy Jack, ovvero Jack l'Avaro, ed era conosciuto proprio per essere un uomo molto molto tirchio, uno che non si faceva nessuno scrupolo di ingannare la gente, e come possiamo ben immaginare non era molto ben visto dalla società. Era un personaggio davvero particolare, però, che nessuno ha mai dimenticato e sul quale si racconta una storia davvero oscura ed incredibile. Una notte del 31 ottobre di molti secoli fa, Jack, come era solito fare ogni sera, si recò nel pub che frequentava regolarmente per andare a bere. Quella però non fu una serata qualunque, perché né Jack né gli altri commensali l'hanno mai potuta dimenticare. Quella notte, infatti, il diavolo in persona entrò in quel pub. Si recò lì perché era venuto a conoscenza dell'orribile reputazione che aveva quell'uomo e aveva deciso di incontrarlo per indagare personalmente sulla questione. Il suo obiettivo è quello che tutti noi stiamo immaginando: tentarlo e impossessarsi della sua anima
per aggiungerla alla sua collezione infernale. Jack però, come abbiamo detto all'inizio, non era solamente un uomo dedito all'alcol, era anche un abile imbroglione e quella notte decise di superare se stesso ingannando niente di meno che Satana in persona, chiedendo lui stesso al diavolo di stringere un patto. Ma Stingy Jack fece prima una richiesta. Il diavolo doveva trasformarsi in una moneta d'argento con cui avrebbe pagato il suo ultimo drink e Satana accettò subito. Non vedeva malizia in quella richiesta, né tantomeno poteva negargli un ultimo bicchiere. Quindi fece subito quanto richiesto. Si trasformò in una splendente moneta d'argento. A quel punto Jack, euforico da quanto aveva ottenuto da Satana in persona, prese la moneta e la mise dentro il suo portafoglio, che però conteneva anche un altro oggetto, una croce, un gesto che costò molto caro al diavolo, che si ritrovò intrappolato nel portafoglio di quell'imbroglione senza possibilità alcuna di poter cambiare forma. Jack però non era ancora soddisfatto e, con molta spavalderia ed ebbro del potere che aveva acquisito, propose al diavolo un patto. Lo avrebbe liberato e quindi gli avrebbe concesso la possibilità di tornare alla sua forma. In cambio però voleva altri 10 anni di vita. Il demonio, molto imbarazzato da quanto accaduto, senza pensarci 2 volte, accettò subito. Tornò all'inferno quindi, ma a mani vuote però. Per lui però non era finita lì quella storia, perché era deciso a fare ritorno da Stingy Jack allo scadere del patto. Bussò infatti alla sua porta esattamente 10 anni dopo e nella notte del 31 ottobre, deciso finalmente a reclamare l'anima di quell'imbroglione che aveva osato ingannarlo. Jack però tentò di sfidare nuovamente la sorte e decise di ingannare per l'ennesima volta il diavolo. Fingendo di accettare il suo destino, fece una richiesta, un ultimo desiderio: mangiare una mela colta da un albero lì vicino. E con un'ingenuità che stentiamo un po' tutti a credere, il diavolo accettò. Trovava innocua quella richiesta. Oltretutto, la mela l'avrebbe colta lui con le sue mani, quindi si arrampicò sull'albero a prendere la mela che avrebbe poi consegnato a Jack. Mentre era sull'albero, però, Jack molto velocemente incise una croce sulla base del tronco, impedendo in questo modo al diavolo di scendere. A quel punto Jack si sentiva davvero potente e propose un ultimo accordo. Lo avrebbe liberato solo se finalmente avesse rinunciato a reclamare la sua anima. Fu costretto ad accettare e di conseguenza a sparire per sempre. Ma la storia non finisce qui, perché alcuni anni dopo Stingy Jack morì a causa di una cirrosi. Non morì di certo la sua anima sfacciata e manipolatrice, perché la leggenda vuole che fidò la sorte anche dopo la sua morte, presentandosi davanti alle porte del paradiso, dove fu cacciato via ovviamente, ma non si arrese. Con grande spavalderia si presentò davanti alle porte dell'inferno, una scelta sbagliatissima perché lì ad attenderlo c'era il diavolo, che con tanta pazienza aveva atteso quel momento per vendicarsi. In quegli anni infatti aveva elaborato per lui un piano diabolico e decise di onorare l'ultimo patto stretto, scacciandolo via dagli inferi, dicendogli che, come promesso, non avrebbe potuto prendere la sua anima. Lo mandò quindi via, ma non contento gli lanciò dietro della brace ardente. A quel punto Jack, svestito della sua arroganza e della sua anima da imbroglione, si spaventò molto nel constatare che né Dio né il diavolo lo avevano voluto e che non aveva un posto dove poter riposare per l'eternità. E qui arriviamo alla leggenda delle rape intagliate. Non si sa per quale motivo, ma Jack ne aveva una con sé.
e sembra proprio che la intagliò per inserire al suo interno quella brace incandescente che gli aveva lanciato dietro il diavolo e che gli sarebbe servita per illuminare il buio cammino della sua anima vagabonda condannata a vagare sulla terra in attesa del giorno del giudizio. E qui nasce la leggenda di Jack O'Lantern, da un'anima dannata che vaga al buio illuminando il suo cammino con una rapa intagliata. Pensate che nel Museum of Country in Irlanda c'è un inquietante calco in gesso che rappresenta una tradizionale rapa irlandese utilizzata nel tempo sempre con della brace dentro e serviva per allontanare gli spiriti maligni e a tenere lontano Stingy Jack. A questo punto si immagina che siano stati proprio gli immigrati irlandesi a portare questa tradizione in America e che una volta arrivati lì, non trovando rape abbastanza grandi, abbiano deciso di utilizzare delle zucche che erano molto più grosse e capienti, quindi perfette per essere utilizzate come lanterne scacciaspiriti. Amici, come potevo non raccontarvi questa storia in uno dei mesi più attesi in assoluto da molti? Mi ha talmente incuriosito che ho deciso di raccontarvela. Chi lo sa se è vera? Penso comunque che in ogni leggenda ci sia sempre un fondo di verità e mi chiedo soprattutto che fine ha fatto Stingy Jack e in quale zona stia al momento girovagando. Mi raccomando amici, fatemi sapere se conoscevate questa storia, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, io vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con una nuova storia. Ciao amici!